Benvenuti a tutti gli amici Music Off, siamo qui da Sergio Tomassone a Roma, io sono Davide Tomassone in compagnia di Moreno Viglione. Un altro anno passa e siamo nel 1960 e guarda caso quest'anno festeggiamo il 60° anniversario. Questa è una 1960 uscita quest'anno, ce le hanno presentate al NAMM a Los Angeles pochi mesi fa, a gennaio, fine gennaio, e parlavamo un po' delle differenze e dell'evoluzione del prodotto, di come un po' ogni prodotto fosse diverso dall'altro nella finitura, nel disegno, nella problematica o opportunità di suono differente del pick-up. E anche qui Gibson è andata a fondo nei particolari, è andata a vedere esattamente le vecchie 60 a disposizione perché fossero leggermente diverse tra di loro e ne ha tirato fuori 3 versioni perché il passaggio dal manico 59, quindi un manico medio, non proprio sottile, un manico che ha fatto la storia, rispetto al manico fine, mai come prodotti moderni, però della 60, è venuta gradualmente. Quindi nel 1960 non abbiamo un manico sottile e basta, ma abbiamo un passaggio di manici da una versione 1 assolutamente conforme alla 59 che abbiamo già avuto modo di sentire, come questa è una V1, quindi con un manico sottile però ancora di sostanza. Poi si passa alla V2 che è un manico slim tradizionale e la si riconosce perché c'è già l'inserimento nella meccanica di un doppio anello nel passaggio dalla parte diciamo in plastica alla parte in metallo, fino ad arrivare alla V3 con un manico decisamente sottile denominato skinny proprio. Ecco qua. Allora direi di subito provare a sentire 2 note per captare, provare a sentire quali sono le differenze all'ascolto e poi sentiamo cosa ci dice Moreno nella playability. Come l'hai sentita? Come l'hai suonata? Come ti è sembrato questo manico comodo, skinny? È comodo, è comodo. Moderno. Sì, moderno ma confortevole, insomma, non è... Questa è una wide tomato, un rosso tomato abbastanza largo, abbastanza abbondante. Altro particolare che hanno cambiato nella versione V3, vi faccio notare i potenziometri con la parte superiore argentata con le indicazioni di volume e di tono. Pick-up in questo caso, in questa riedizione, adesso noi stiamo parlando della storia, ma ci aiutiamo di queste bellissime custom shop per raccontarvi meglio l'evoluzione del prodotto, in questo caso il mondo dei custom backer. La storia dei prodotti degli humbucker Gibson dalla nascita, quindi con tutti quei passaggi, con quelle tolleranze, a oggi è stata vastissima. La direzione la possiamo prendere da entrambe le parti. Andrei da oggi, tornerei indietro che è più facile e più gestibile. Quindi abbiamo avuto i custom backer che sono questi, versioni con tutta la problematica legata al pick-up unpotted o wax spotted, quindi con l'inceratura e la protezione delle bobine per i rischi di feedback e quindi un pick-up più fermo o molto più libero di vibrare con una risposta alle alte frequenze spesso più accesa, a volte anche troppo problematica. I bassbacker, anche questo è il caso, bassbacker 1, 2, 3, proprio l'argomento delle differenziazioni, delle costruzioni dei pick-up degli anni 50, degli humbucker degli anni 50, si è esplosa con la realizzazione proprio di 3 linee di pick-up, bassbacker 1, bassbacker 2, bassbacker 3. Prima ancora i 57, le prime riedizioni, il primo ricordo del vecchio humbucker, del vecchio Puff, realizzata prima solo in versione 57 a cavallo degli anni 90 e poi in versione 57 Plus per differenziare pick-up al manico e pick-up al ponte che avevano
contributi energetici diversi, quindi avevo bisogno di impedenze e sensibilità diverse. E poi ancora tutta una serie di collaborazioni fatte con Tim Shaw piuttosto che Bill Lawrence sugli HB, pick-up iper incerati con il circuito, la basetta, lo stampato sotto, giochi di 4 conduttori, 2 conduttori, quindi tanto si è fatto, ma direi che l'Ambacra ha dato vita a nuove aziende, perché ci sono stati fior di produttori che tuttora lavorano, collaborano spesso con Gibson o inseriscono ogni tanto qualche loro pick-up all'interno del prodotto americano di riferimento, o servono ai ragazzi musicisti per customizzare i loro prodotti. Parliamo di Seymour Duncan. Seymour Duncan è veramente un mito. Slash ha dedicato un prodotto anzi Seymour Duncan ha dedicato un prodotto a lui, un kit di Alnico 2 Pro proprio firmati da lui, ma tantissimi. Di Marzio negli anni 70, mi viene in mente Les Frehley, chitarra, un Les Paul Custom, usciamo un po' dall'argomento di questa puntata, però è divertentissimo. Les Paul Custom 3 pick-up con 3 Di Marzio, direi dei super distortion, pick-up potentissimi e belli spinti, ma ad esempio pick-up potenti, nel momento dell'uscita dei pick-up potenti, il Dirty Finger, un pick-up con la doppia fila di magneti a vite, quindi riconoscibile dall'esterno, decisamente spinto. Poi magari non sulle Les Paul, ma pick-up dedicati a Tony Iommi piuttosto che Angus Young. Veramente c'è stato gli MG, dimentichiamo gli MG attivi di Zakk Wylde, quindi veramente l'elemento pick-up è andato ad incrociarsi su questo strumento, realizzando così tantissimi suoni a disposizione. Sentite le 2 riedizioni 60° anniversary, andrei a prendere una terza chitarra, eccola qua, prego, ecco, la appoggiamo, giusto per farvi sentire qualcosa di diverso. E anche questo, bellissima la venatura, la tavola è un pinstripe decisamente sottile, compresso, perché anche sul tipo di scelta di tavola tanto si è detto, sul tipo di inclinazione, sul peso. Su queste sono tutte chitarre un po' sotto i 4 kg, sono sempre lì a ridosso di quel peso, e spesso i clienti ci chiedono di pesarle. Intanto faccio sorridere le mie figlie quando dico che peso le chitarre sulla bilancia, ma in realtà su selezioni di questo tipo diventa un modo anche per cercare di interpretare qual è il prodotto più adatto alle proprie esigenze. A volte sono piacevoli e che assecondiamo ben volentieri manie, perché si diventa maniaci, ma nel senso positivo del termine, e noi accontentiamo anche dando questo risultato. E prego, facci dire qualcosa, Moreno, dai. Una lemon faded, se non ricordo male, questo colore molto bello, giallo, una sfumatura molto leggera. E come l'hai sentita questa 60? Più aperta. Differente, più aperta ancora. Sì. Quindi proprio ognuno ha la sua personalità, il suo suono, il suo timbro. Nelle esperienze di negozio, adesso ne faremo addirittura, credo, una puntata sull'argomento, oppure sarà motivo anche di dirette o di altre indicazioni che troveremo insieme ai ragazzi di Music Off e troveremo di fare. È veramente tanta la differenza che ognuno trova in queste chitarre, viene a provare, ogni musicista viene a provare, e ognuno dà una risposta diversa, con delle preferenze diverse, con dei modi diversi, proprio a conferma della particolarità di ognuno di questi strumenti nei suoi vari componenti. Quindi abbiamo parlato della Les Paul 60, il nostro percorso sul trittico 58, 59 e 60 sarebbe terminato, se non che non ci accontentiamo. Per cui, messi insieme queste 3 chitarre, ci divertiremo
nella prossima puntata, a confrontarle, cercando di rimanere il più bravi e fedeli possibile. Questo sarà tutto nelle mani del buon Moreno, nel cercare di farvi sentire velocemente, una attaccata all'altro, i 3 anni che hanno rappresentato il momento di punta, una parte della golden era importante di Casa Gibson in epoca Ted McCarthy, e vi faremo sentire un po' le piccole sfumature. Da Tomassone Roma vi ringraziamo, un grazie da Davide Tomassone e Da Moreno Viglione. alla prossima, ciao!